Buongiorno da Daniele e Emanuela, siamo a San Urfa, sempre. Stiamo per lasciare la struttura, questa è una motocicletta già carica, sono le ore 6:30 circa, incredibilmente 6:30, mai abbiamo fatto una cosa del genere, ma c'è veramente caldo, quindi adesso procediamo in direzione Chizzalesi, ma forse riusciremo a fare anche una sosta a Zeugma, non lo so se riusciamo, vediamo che riusciamo a fare. A dopo. Iba? A dopo? Ti sei svegliata? Ancora no. E insomma, siamo a Zeugma Visitor Center. Siamo qua venuti a vedere i resti dei mosaici. Ok, il museo è chiuso. Niente, non c'è nessuno, zero totale. Non riesco a capire perché, non trovo informazioni né su internet né da nessun'altra parte. Numeri di telefono inesistenti, biglietteria inesistente, gendarmeria inesistente, insomma, fanculo. Boh. Perlomeno il posto è fantastico. Questa era l'antica città di Zeugma. Deve essere veramente molto bella. Vedete, ci sono i resti anche delle mura lì. Quindi era una città fortificata. E le mura chiaramente non si vedono più. Forse è rimasto qualcosa in collina ma dall'altra parte. Quindi si estendeva su ambo i lati. Il problema è che è stata tutta sommersa per il progetto idrico turco. Il museo a Gaziantep è chiuso, questo lo sapevo già, ma qui mi dava aperto. Ma aspettiamo un altro pochino perché insomma qualcosa ci deve essere, perché insomma vedo cicche di sigarette, cioè segni umani ci sono, quindi qualcuno ogni tanto viene. Il posto è molto bello, pieno di frutta, alberi. Niente, colpo di scena, l'hanno appena aperto. Per arrivare sul sito, non so quanti minuti saranno, un quarto d'ora forse, boh. Allora, come molti altri siti che abbiamo visitato, sulla collina venivano costruite le cosiddette ville. Durante gli scavi per la preservazione dei mosaici che sarebbero andati sott'acqua, è stata trovata questa villa qui, con dei mosaici che non è stato possibile, o comunque non si è voluto portare al museo di Gaziantep, oggi chiuso. Questa villa ricorda un po' Efeso. Pensare che sotto il lago, che vi ho appena fatto vedere, c'è tutta la città di Zeugma. Quello che hanno potuto recuperare hanno recuperato, ma comunque il grosso è sott'acqua. Ma questa è la villa. Questa è Emanuela, la mia splendida Emanuela. Guardate che bella posizione artistica. Possiamo vedere, chiaramente, tutto circondariato, quindi guardate quanto è grande questa villa qua. È possibile vedere queste canalette, sono passaggi di acqua, quindi è probabile che probabilmente questa era una fontana. Vedete gli scavi? Allora, non so se si riuscirà a vedere nel video, questa è una ricostruzione della casa e come sarebbe stata. E qui di fronte vediamo le rovine relative. I mosaici sono sempre belli da vedere, effettivamente. Lì sul muro ci sono anche degli affreschi, è rimasto il colore rosso. Con il QR code del museo, in base a dove sei, scarichi il QR code, te la vedi a prestissimo. Wow! Allora, il mosaico, non so se si riesce a vedere da qui, magari zoomerò durante l'elaborazione del video. È un mosaico che è stato realizzato con la cosiddetta tecnica a 3/4, ovvero la tecnica che poi è stata utilizzata da Da Vinci per la realizzazione della Gioconda. Quindi con un gioco di prospettive sul disegno in modo tale da dare anche quel minimo di profondità. Che come possiamo vedere, qui abbiamo un colonnato. Beh, il colonnato sicuramente è parzialmente ricostruito, veramente molto bello. Allora, devo dire che qua effettivamente con tutta probabilità avevano anche più facilità a lavorare la pietra, perché questa è pietra calcarea molto facile da lavorare, però probabilmente anche un po' più fragile, aveva bisogno di più attenzioni. La cosa bella è che siamo soli, cioè non ci viene nessuno. È molto bello questo sito, vero? Adesso andiamo a vedere il simbolo un simbolo fortissimo della romanità, ovvero un arco. Ricordiamo che l'arco è stato la maggior arma che hanno avuto i romani
contro i popoli che non avevano questa tecnologia in quanto riuscivano a costruire gli acquedotti grazie agli archi. Non sarà Göbekli Tepe, ma sicuramente ha il suo grandissimo fascino. E molti mosaici, per essere preservati in maniera maggiore, sono stati estratti e portati al museo di Gaziantep. Bello, ne è valsa la pena. La visita qui al sito è finita, adesso noi proseguiamo per gli Scalesi. Va bene amore? Ci siamo? E questa è la vista uscendo dal museo. Dovete immaginarvi che sotto quest'acqua, sia da questa parte che dall'altra sponda, c'è ancora tutta la città sommersa. Bene, pausa ristoratrice con gelato smezzato con Emanuela, il Nogger, che sarebbe il cucciolone pezzotto della Turchia. No, è agita, è solo che si chiama Nogger. Ok, quindi cambia solo il nome, ma di fatto è un cucciolone senza la barzelletta, probabilmente perché blasfema. Chi può dirlo? Fa caldo, dobbiamo superare questa zona dove sono previsti 41 gradi tra circa 2 ore. Superato Gaziantep, ci lasciamo alle spalle l'esperienza del Kurdistan turco e proseguiremo sulla parte sulla provincia di Mersin sostanzialmente, quindi non siamo più nel territorio, ci piace definire ancora Kurdistan. Cambieremo esperienza, ma è un territorio lì che di fatto conosciamo già. Il problema è il caldo, c'è niente da fare. C'è da dire che le giacche della Pinestars si stanno comportando egregiamente, le ventilazioni a 40 gradi funzionano bene, non stiamo schiattando in modo, è il sole diretto che ci dà fastidio. E magari ci farò un video 2 rispetto al video 1 che avete già visto sulla recensione della giacca Alpine Stars. Mancano 87 km, Manuela è distrutta, io molto caldato, ci sono 45 gradi, una cosa fuori di testa, mai ci è capitato. Adesso proviamo ad andare ancora un po' avanti, manca poco, mancano 87 km. Ma dopo dovremmo arrivare sulla litorale di Mersin, che dovrebbe essere un po' più fresco. Questo video vale come ricordo perché di fatto non c'è nulla da riprendere. Dicono che non Povera bimba. È stato brutto? Sì. Vabbè, proseguiamo. Dai, ci sono 36 gradi e si sta freschissimi! Emanuela sogna con i capelli al vento, vedere tutto il mondo, ogni momento. Daniel l'accompagna e guarda come ride, sorride stupida, al tramonto scivola, la moto è la strada, in sella verso il mondo, odore di mare, caldo che scotta. Il freddo in montagna, sotto il cielo blu, il caldo del sole brucia sempre di più. La certezza c'è, ogni ricordo resta dentro di noi, per sempre ci sarà. Ci siamo venuti di nuovo a sfondare nel ristorante dell'anno scorso, che poi è quello dell'hotel. Però senza copertina questa volta. Senza copertina. L'anno scorso c'era freddo, ci hanno dato le copertine e mangiavamo vista Castello, che è lì. Non so se si vede, penso di sì. Quest'anno c'è lo spettacolo, oggi è venerdì. Siccome noi siamo gente di mondo, amore, Cavolo. dillo gente. Mondo. E allora facciamo, ci stiamo aspettando che inizi lo spettacolo.
Comunque ci sfonderemo, cioè sappiate che stasera ci sfondiamo a mangiare. Ce lo meritiamo. Ce lo meritiamo. A parte che abbiamo mangiato pide e cazzate per tanti giorni perché a Urfa quello si mangia, quindi... Dai, le melanzane erano buone, pure le polpette. Niente, ho avuto un attimo di attrazione sessuale per questa donna. Giusto un attimo, giusto per avere quell'attimo di per non far dimenticare che noi siculi comunque siamo sempre nel mood. Nel mood? Troppo. Quindi la cena inizia con gli antipasti della casa. Una pita al formaggio che si mangerà Emanuela perché io il formaggio fuso non mi piace. E poi un'insalata mista a giardiniera spettacolare. La verdura in Turchia è troppo buona. Anche in Grecia, anche in Grecia. Le olive sono buonissime. Le olive sono buonissime, finalmente abbiamo trovato l'olive mood perché Emanuela l'olive mood in Kurdistan turco non era nel suo, No. nelle sue Ho righe. trovato l'oliva giusta. Io ho fame, mangio, Ok, ciao. ciao. È arrivata la portata di pesce, ranzino e orata. Come dice Emanuela, ce lo siamo meritato. Mi sono bruciato il dito prendendo il piatto. Ora mi farà una papola enorme, non potrò guidare la moto e resteremo qua per sempre. Ok? Vai. Eh? Va bene, sì. Ok? Sembra un po' onda araba del FIBA. È un po' il FIBA Anni 80. di Chizalesi, eh? Al mio amore piace. Punk. Teşekkürler. Vedi teşekkürler. Com'è? Teşekkürler. Effettivamente siamo al secondo litro di birra. E quindi adesso stiamo un po' esagerando. Così stasera, con un po' di ubriacatura. Si dorme una favola. Bene, la serata volge al suo termine. Sono le 2:14 di notte. Che dire, domani direzione Side, poco prima di Sì, ma andare. che ci riposiamo a Chizzalesi, eh? Sì, ma No, però adesso a Side ci staremo 2 notti. Staremo probabilmente un po' in relax e poi con una visita però, naturalmente. certo, ci mancherebbe che ti rilassi troppo poi. Dovremmo andare a vedere il teatro di Aspendos. Allora, Side mi ha sempre un po' incuriosito in effetti, ma la cosa più bella è che se domani il tempo non rompe le balle, faremo il tratto di costa tra qui e Side, che è un pezzo di costa impressionantemente bellissimo. Make love, Not world. not war. So? Buonanotte. Buonanotte. Niente, stanotte buonanotte, a così. Quindi niente OnlyFans stasera, niente di niente, stasera relax totale. Emanuela? Pianzi? Ok. No, non è vero. Ciao, buonanotte.